Salve a tutti, sono Gutti e in questo video vi parlerò di Samidare, un manga in cui i protagonisti vogliono salvare il mondo per distruggerlo con le loro stesse mani. Yui è uno studente universitario di 18 anni, a cui una mattina una lucertola rivela che è stato scelto per salvare il mondo dal cattivo mago Animus, al fianco della principessa Samidare e degli altri 11 cavalieri bestiali. La vita di Yui ha fatto schifo. Ha avuto un'infanzia talmente tanto traumatica da sembrare una barzelletta. Yui è incatenato dai suoi stessi traumi e per quanto appaia sereno e stoico, questa apparente stabilità non è altro che la manifestazione di un vuoto interiore. Yui non odia il suo passato, la sua famiglia, ma odia tutto il mondo. E questo odio assoluto lo svuota di ogni emozione o ambizione. Yui incontra Samidare e se ne innamora. Una persona come lui, che non ha nulla a cuore, ha un amore immenso da poter offrire a una persona che gli porge la mano. Lui era vuoto, senza alcun valore, e prigioniero dei suoi traumi. Si fa liberare da Samidare e si incatena a lei. Questa sua completa abnegazione nei confronti di Samidare rendono lei e la realizzazione delle sue ambizioni le uniche ragioni di vita di Yui. Yui, prima di incontrare Samidare, si trovava in uno stato di anomia. Un'assenza di norme e valori in grado di guidare la sua vita. L'anomia è alla base dei comportamenti devianti e criminali in una società. Un comportamento deviante e criminale non è tale in sé per sé, ma in quanto è etichettato così dal resto della società. L'abnegazione totale di Yui nei confronti della principessa gli permette di costruirsi un nuovo sistema valoriale che ha il benessere della principessa al di sopra di tutto. Ed è proprio questa divergenza valoriale tra Yui e il resto della società a permettergli di avere pensieri di annichilimento di massa senza alcun rimorso. Infatti per Yui non c'è nulla da rimpiangere nella fine di un mondo intrinsecamente cattivo. Io dico sempre che la vita è il nemico, la vita è il nemico. Quando Benson dice che la vita è il nemico, non sta semplicemente riproducendo il tetrafarmaco di Epicuro, che cerca di curare dalla paura della morte attraverso la ragione. Perché va bene che dell'inesistenza non si debba avere timore, ed è giusto che anche dell'atto di morire in sé non si debba avere razionalmente paura. Ma per Benson è la vita che coincide con il perenne morire ad essere il nemico. È la vita a farci soffrire, a farci patire, ed è della vita di cui dovremmo aver paura. Ma un nemico non serve solo a infliggere danno, ma anche a far combattere, a tirar fuori qualcosa. Se la vita è il nemico, La tua vita se preferisci! o la si può sconfiggere o lei può sconfiggere noi. E Yui vive secondo questo principio. Non esistono lui e la principessa nel mondo, ma lui è la principessa contro il mondo. La vita di Yui fino a quel momento gli è stata nemica ed è giunto adesso il momento di iniziare a combattere, distruggendo tutto per Samidare. L'approfondimento caratteriale di Yui nei primi capitoli del manga non è un'eccezione. Infatti tutti i personaggi di questa storia sono trattati da personaggi principali. E a tutti viene dato sufficiente spazio per essere conosciuti intimamente dai lettori. Nel cielo appare il Biscuit Hammer, un martello gigante che verrà utilizzato dal mago cattivo per distruggere la Terra. I personaggi di Samidare si ritrovano spesso a guardare verso l'alto. E questo titano è una presenza silenziosa e costante nelle pagine del fumetto, che investe i personaggi di un sentimento di impotenza, di fine imminente e di sublime. Ogni cosa avrà una fine. Anche le cose più grandi sono destinate a finire. I continenti si sfalderanno e le placche tettoniche continuano a muoversi ne creando di nuovi. Un meteorite potrebbe distruggere la vita sulla Terra, così come la conosciamo, e se anche nulla di catastrofico dovesse succedere al nostro pianeta, esso finirebbe per essere inglobato dal Sole in circa 5 miliardi di anni. E se anche la vita riuscisse a scappare prima, rifugiandosi intorno a qualche altro astro, anche le altre stelle una ad una si spegneranno. Le civiltà potrebbero sostentarsi con l'energia dei buchi neri, ma anche questi finiranno per irradiare tutta la loro materia per la radiazione di Hawking e cesseranno di esistere. Per quanto si riesca a sopravvivere, ci sarà sempre una fine ultima, una fine collettiva, ed è questo che rappresenta il Biscuit Hammer, la fine.
del pianeta, dell'umanità, di tutto. Una presenza gentile e silenziosa che prima o poi distruggerà ogni cosa. Il Biscuit Hammer suscita il sentimento del sublime. Nella sua immensità e potenza smisurata ci rende infimi e ci richiama l'idea dell'infinito. È come affrontare il boss finale di un videogioco all'inizio della partita. Ci rendiamo conto che non saremo in grado di sconfiggerlo e ci rendiamo conto della nostra debolezza iniziale, ma realizziamo anche il fatto che prima o poi saremo in grado di raggiungere quel livello. I personaggi di Samidare all'inizio del manga pensano che non ci sia nulla da fare, che non saranno mai in grado di distruggere quel martello gigante, ma realizzano anche che, se sono stati messi in quella guerra, una possibilità ce l'hanno. Il Biscuit Hammer, dall'incarnazione della paura, diventa una pizza per la speranza. La principessa Samidare ama la terra, e proprio per questo la vuole salvare dal Biscuit Hammer e del mago Animus e distruggerla con le sue stesse mani. Samidare vuole il pianeta tutto per sé, e distruggerlo le permetterà di renderlo suo. Come potrebbe infatti una comune ragazza mortale mostrare il proprio amore per qualcosa di così grande e duraturo come un pianeta? La principessa vuole che il mondo finisca con lei, vuole che tutta la terra l'accompagni nel suo ultimo respiro. In cosa consiste la libertà? Nel fare quello che si vuole. Gli esseri umani sono finiti nella loro volontà e ancora di più nella realizzazione dei propri desideri. Non possiamo volare, non possiamo usare la magia, non possiamo vivere in eterno. Come possiamo dirci liberi in un mondo in cui il futuro è già deciso e la morte ci aspetta? Se non possiamo volere o fare quello che vogliamo, non ci resta che desiderare quello che accadrà. Volendo, desiderando intimamente gli eventi necessari del futuro, saremo liberi, perché a realizzarsi sarà quello che vogliamo. In un mondo minacciato da una distruzione imminente, Samidare desidera questa stessa distruzione, ponendosi allo stesso livello del Biscuit Hammer. Ed è proprio perché è una minaccia dello stesso livello del Biscuit Hammer che può permettersi di sfidarlo. Samidare per amore e Yui per odio, entrambi vogliono salvare e distruggere la Terra. Come possono due persone con ragioni diametralmente opposte desiderare la stessa cosa? E come si può ferire qualcuno che si ama e aiutare qualcuno che si odia? Forse senza amore non c'è odio, e senza odio non c'è amore. E solo conoscendo intimamente una persona si è in grado effettivamente di salvarla o di ferirla. Yui e Samidare sentono qualcosa di fortissimo per il loro pianeta. Un sentimento talmente dirompente da avere un'unica conseguenza: la distruzione. Raga, butti, si butta! Samidare è uno shonen e Yui e Samidare sono adolescenti sulla strada per diventare adulti. Per Samidare, un adulto è un bambino cresciuto che ride davanti alla vita. Un adulto però non è sempre felice. Un adulto in grado di ridere davanti a un bambino per mostrargli quanto sia bella la vita e per renderlo geloso del suo essere adulto, mostrandogli che la vita sia in grado di appagare ogni desiderio. E benché questo non sia vero, la speranza di quanto più positivo si possa insegnare. Un adulto sorride anche nelle avversità affinché il bambino davanti a lui lo faccia in futuro. Al contrario, l'adolescente è pieno di dubbi, incertezze e paure, che non svaniscono in futuro, ma che vengono messe al loro posto, come stimoli per andare avanti e non come catene per tenerci ancorati a terra. Un adulto è come un eroe, che anche quando la vita si fa nemico continua a sorridere, mostra ai più piccoli che non ci sia nulla da temere e solo tanto da ridere. La mamma di Samidare, mentre sta abbracciando e piangendo la figlia, le dice che un adulto non finge. Non finge di ridere quando in realtà ha bisogno di piangere, ma si mostra per quello che è davvero. Ed è un esempio proprio perché davvero ama il mondo. Essere adulti significa voler essere un esempio agli occhi dei più piccoli, fingendo di essere una versione migliore di quella che in realtà non si sia. Ma in realtà si sta fingendo ben poco. Essendo un esempio agli occhi dei più piccoli non si sta mentendo, ma si stanno mostrando quelle qualità che si hanno inconsapevolmente già dentro di sé, attuando quelle virtù che si hanno sopite in noi. Un adulto aiuta i più piccoli a crescere, e i più piccoli aiutano un adulto a dare il meglio di sé. E Samidare mostra perfettamente questo rapporto di vicendevole crescita. E questo era tutto da Butti. Voglio dire solo le ultime cose prima di finire questo video. Samidare morirà, come moriremo tutti, ma forse prima di diventare adulto.
La morte non la spaventa, però vuole che la sua fine sia anche la fine di tutto. È un modo adolescenziale di guardare la vita, che vede tutto in termini assoluti senza un giusto mezzo. C'è il bene o il male, la vittoria o la sconfitta, la tristezza o la felicità. Tuttavia, col passare delle stagioni, tra lacrime e rivali, Samidare cresce, insieme a Yui e a tutti gli altri. E insieme a loro cresciamo anche noi, che li abbiamo accompagnati in questo viaggio.